una delle cose peggiori che noi facciamo è quello di lamentarsi. Allora, che cosa si intende lamentarsi? Uno deve dire: "Beh, ci lamentiamo, non è qualcosa, come dire, che, possiamo, come dire, vedere un po' in tutti, una cosa così grave, no, tutti si lamentano." Però vorrei farvi notare una cosa, cioè è come una specie di, resistenza continua che noi abbiamo, che ci fa spaziare, dal quello che è successo a quello che potrebbe succedere e non ci permette di stare nel qui e ora e ne stare nel presente. Facciamo degli esempi. Allora, per esempio, arriva l'inverno è freddo. Mamma mia che freddo che è. Mamma mia adesso che piove fora. Madonna che brutta giornata che c'è. Che brutta giornata che c'è. Allora, la brutta giornata che c'è e fuori piove. Madonna che bella giornata che c'è, ma sono al lavoro. Sono al lavoro, che bella giornata che c'è. Cioè, se adesso mettete questo file, dopo che vi ho parlato, incominciate a leggere ogni volta che dite qualcosa che in qualche modo è un in più, perché un discorso è: che bella giornata che c'è, adesso lavorerò così, rimando quell'appuntamento, esco, sto nel qui e ora, vedo una situazione e opero in funzione di quello che vedo. Ma nel momento in cui io noto un qualcosa e dico c'è una giornata fredda, no? C'è una giornata fredda, è inverno, c'è una giornata fredda. Punto. E c'è da alzare il riscaldamento, c'è da coprirsi, c'è la giornata fredda. No, ma guarda, oggi sono piena di lavoro, devo fare tantissime cose, mamma mia. E certo, non le hai fatte ieri, non le hai fatte l'altro ieri, si sono accumulate, oggi c'è una giornata di lavoro. Okay. No, mamma mia, ho un acciacco, ho mal di schiena, ma guarda come mi sento, ma possibile che mi capita tutto a me? Hai la tua età, il corpo è una macchina biologica, che è una macchina che nel tempo si esaurisce, va poi al, come si dice quando il meccanico la porta a proprio a distruggersi, con tutti i suoi sistemi interni, gli organi, poi dipende quanto la stai curando, ti sta avvertendo, ma comunque logicamente tutti da qua non è che ne usciremo vivi. E quindi il tempo, le ossa, gli organi, già è un miracolo che oggi ci siamo tutti svegliati. Quindi il fatto che hai degli acciacchi: "Oh, ma fa male un dente", tutto è deteriorato. L'unica cosa certa che tu puoi avere è il fatto che tutto sta mutando e continua a mutare e continuerà a mutare, deteriorandosi, rinascendo. Questa è l'unica cosa certa che tu saprai sempre, non c'è niente che rimane fermo, ma continua a trasformarsi. Ora la domanda è: la trasformazione nella terra ha dei decadimenti, quindi se questo ti sta capitando fai quello che puoi per mandare un po' in palestra, per mangiare bene, sappi che se arrivi a una certa età è grazie a tutto quello che tu hai fatto prima, e non è: "Oh che fortunata quella persona, guarda come sta bene", no, cerca di capire come c'è arrivato lì, perché nessuno arriva in un posto senza tutte le conseguenze delle trasformazioni, osserva 'sto punto. Quindi okay, io quindi a una certa età ho così e quindi la vecchiaia, si chiama corpo che deteriora. Dopo i 30 anni già deteriora, per cui siamo quasi tutti dentro fra poco, quindi non è qualcosa di così problematico. E qua se iniziamo a allargare questo discorso, no, e lo possiamo portare, io ve lo consiglio come mantra, cioè portatevelo dentro in ogni pensiero che avrete da adesso in avanti, cioè ogni volta che la vostra mente incomincia a rompere le balle e incomincia a dire: "No, ma guarda, no, ma guarda quello lì però", tu devi cominciare a dire quello che serve e quello che è in più. Quello che è contingente, quello che è stato di fatto, quello che l'hai scelto tu. Sei tu che stai lì oggi, sei tu che hai fatto quel lavoro, sei tu che devi far quella cosa lì, se no non la fai. Cioè il fatto di prendere atto di quello che c'è è una cosa. È freddo, c'è inverno, cerco di coprirmi di più, però è inverno. Cioè vuoi che vogliamo cambiare le stagioni? Cioè andiamo a parlare a Santo Padre, diciamo: "Ascolta, ma che cazzo hai fatto l'inverno a fare che c'è un freddo della Madonna?" Quando c'è caldo dice: "Ma perché hai fatto questo caldo qui? Cioè, perché piove oggi? Perché c'è nuvole oggi? Oh Madonna che tempo brutto che c'è." Dipende, tempo brutto per i pescatori può essere molto buono per pescare, cioè dipende cosa si intende per brutto e per bello. Cioè vedete il relativismo di ogni questione a io ho avuto i muratori che hanno sfondato la casa qua a fianco alla mia. Per 6 mesi con siccome è la casa del centro che sto facendo, io mi alzavo al mattino, godevo a sentire il martello pneumatico per l'orecchio, perché dicevo: "Sì, stanno avanti il centro". Se quella era la casa dei vicini che rompevano pure le balle, mi arrivavano, cioè io non so se quel martello pneumatico mi alzavano nello stesso modo, ma vi rendete conto? Cioè a seconda di cosa tu stai vivendo dentro, dai valore alle cose. Hai una situazione diciamo
di musica che ti sta rompendo le scatole fuori. Fai entrare quella musica che ha un bel ritmo e la trasformi in qualcosa di interessante. C'è uno che sta facendo clac clac così sul tavolo, ti sta facendo fastidio, fai entrare pensa alla pioggia che scende giù e che fa quel ritmo. Cioè ogni cosa che ci succede fuori, noi possiamo come nei sogni, avete mai fatto i sogni che a un certo punto c'è un rumore esterno, non so se mi è mai accaduto 'sta cosa, c'è un rumore esterno, a un certo punto ti entra nel sogno il rumore, diventa un qualcosa. Ecco, diventa un qualcosa che dici: "Ah, stavo pensando a uno che stava martellando", no. Ecco, se noi facciamo diventare nel nostro sogno interno e lo trasformiamo e come noi vogliamo per un piacere della bellezza, di progressione, di un qualcosa che porta noi in qualcosa di migliore, beh, applauso. Però vi rendete conto che la situazione, diciamo, soggettiva non esiste, esistono delle oggettività di questioni e siamo noi che gli diamo il termine brutto o cattivo a seconda di cosa stiamo vivendo. Dio mio! Cioè quindi in qualche modo, cioè che responsabilità abbiamo di peggiorare la nostra giornata, di vedere quello che è uno stronzo quando non lo è. Quello ha fatto la sua parte, cioè era arrivato lì, è cerca sempre di vedere di ogni cosa dove stanno ognuno, perché se vedi questo ti cambia un attimo, no, e la tua condizione anche è quella che è oggi, quindi è così, non poteva essere diversamente, perché l'hai creata. Da vite passate, da processi genitoriali, da processi sociali, da processi culturali, è tutto costruito dentro di te ed è perfetto, l'hai trovato fino adesso. Questo è il risultato così, proprio la formula, trac. Dopo questo bel respiro cosa cazzo possiamo fare, direbbe Deiana. Sì, okay, grazie che mi stai dicendo questo, no, ma cosa possiamo fare? L'unica cosa che ci rimane da fare, in un tempo che continua a mutare, è mutare pure noi. La cosa certa è che non andremo nello stato in cui siamo adesso, perché andiamo in meglio o in peggio. Quindi niente rimane come siamo adesso. Qualsiasi problema voi avete, non è sicuro che questo problema domani sarà un altro. Cioè non è questo. Primo assunto. Secondo, siccome tutto è trasformazione, il consiglio è che se tu incominci a, tirare una traiettoria, diciamo trasformativa, positiva, che si avvicina verso la compassione, l'amorevolezza, la condizione di piacere, di bellezza, di gioia, se tu di ogni cosa inizi a mettere questa traiettoria, quello che è certo, siccome siamo dei mutaforma noi, che lentamente muterai verso forme e piano piano devi fissarle queste forme tempo delle vite, lentamente questi entrano nel sistema subconscio e incominciano a sedimentare degli stati di coscienza che rimangono fissati. Viceversa, se tu mi attiri il resto, quindi pensi sempre che due coglioni, quell'altro così, vivi male le cose, adesso è colpa mia, dovere mio, ma vedi quello, ecco, questo viene fissato, che poi gli organi cercano di gestire come riescono, ma la tua vita ha anche cause, effetti, eventi, persone vicino, incidenti, situazioni che succede, tutto questo è collegato. Quindi la nostra responsabilità è altissima, nel senso che il lavoro interno di rendersi conto di cosa stiamo muovendo, cosa stiamo facendo, è molto alto. Quello che ci rimane però come bellezza è che noi siamo in movimento, siamo in trasformazione. Noi possiamo cambiare lo stato di realtà in cui siamo perché siamo in mutazione. L'unica cosa certa è che noi possiamo mutare verso un domani in qualcosa di diverso di oggi. Questo è sicuro, ma non è solamente dell'età e il resto, è proprio un campo energetico. Noi possiamo mutare e la mutazione come può avvenire in modo positivo? Cominciamo a focalizzare bene. Incominciando ma avete idea di quanta energia perdiamo in tutte 'ste menate interne? Cioè voi non ce l'avete tanto, come non ce l'ho neanch'io, non è che sia meglio di voi, ma non ce ne rendiamo conto di quanto investimento se tu potessi per un attimo, no, osservare la tua mente come sta lavorando in una giornata e vedi i processi di menate, perché quando fai dei digiuni di parole, io l'ho fatto, non so, ho fatto 1 settimana senza parlare in certi monasteri. Quando veniva a parlare qualcuno, io dicevo: "Questo non serve, questo potevi farmelo di dirlo", perché non potevo parlare io, no, questo me lo potevi fare a gesti, cioè come dire, vedi proprio la quantità di robe che sono in più, esterne, ma anche di discorsi, no, hai detto quella roba lì, questa sta piovendo, è freddo, basta, cioè alza un po' la temperatura, finito, tutto il resto è in più. Quanto vivremo meglio anche dentro di noi se avessimo questa chiarezza di quanta voglia la mente da scimmia di continuare a alimentare qualcosa perché non si vuole prendere la piena responsabilità dell'oggettività delle questioni.
perché noi godiamo nel farci del male, godiamo nel lamentarci, che questo nutre altro lamento e nutre altre dispersione energetica. E alla fine della giornata cosa succede? Che stiamo chiamando altre condizioni, diciamo, di interruzione, altri blocchi e altre questioni varie che poi dopo diciamo: "Madonna che perché tutte a me?" Vedi, la bella novella è che ci siamo tutti dentro 'sta storia qua, nessuno escluso, ma vi garantisco che più vai avanti più ce n'è. Cioè io sono fortunato a vedere voi poterlo dire, ma mi sento fratello di tutti perché dico non è che dico: "Tu stai meglio di qualcun altro", tu sei nelle stesse condizioni. Cioè ogni giorno a noi ci arriva il pacchetto di dire: "Pronti ragazzi? Perché oggi un tot di robe da lavorare". E sull'orgoglio, e sulla tua invalidità, quindi dico ecco, non è che qualcuno anche il ricco, anche il nessuno è esente. Quindi la vita non è semplice da quando tu eri piccola, quando hai avuto l'adolescenza, quando hai avuto da stabilire che devi sposarti, i tuoi soldi dove metterli, quando avevi dei figli. Ti sembra semplice? Hai avuto un momento che tu hai detto: "Cazzo che bello 'sto periodo della mia vita". Cioè, quindi che cos'è che la rende semplice? Intanto comprendere bene dove sei, cioè che questo è lo stato tuo, con tutti questi, punti anche interni che ti si attaccano. Perché ti dico una cosa molto importante che è illuminante, cioè se tu vuoi capire dove devi andare, devi capire dove sei. Se hai una mappa e devi capire che devi arrivare a una meta, cioè l'illuminazione, la comprensione, se tu non sai lo stato in cui sei, non puoi capire come arrivarci, cioè comprendere dove sei come livelli anche interni, quindi la conoscenza di sé. Quindi tornando al discorso di base, io ho trovato importante passarci questo lavoro di dire: "Okay, ma quanto mi sto boicottando con cose che non servono? Ma quanto potrei bypassare quel punto senza rognarmi così tanto in problemi?" Io potevo dire: "Ma sai che c'è gente che muore, gente che sta male?" Sì, ti può aiutare, perché ti rendi conto anche tu quanto la stai menando. Quindi, come dire, rimboccarsi le maniche, una mano sul cuore e vedere che tutto questo ce l'abbiamo tutti, che le sfide le abbiamo sempre avute tutte quanti nei secoli dei secoli, cioè non è qualcosa che sei speciale tu perché ce li hai. È tutto in mutazione, quindi tu puoi trasformare la situazione vedendo il lato trasformativo della cosa. Non ti dico il lato positivo perché sembra sempre quello del bicchiere pieno mezzo vuoto, ma ti dico solo il lato trasformativo, cioè tu ad oggi come ti vuoi porre rispetto a questo? Perché questo fa cambiamento. Cioè se tu ti vuoi porre che ti lamenti ancora, ti incazzi è una cosa, se ti vuoi porre e dire: "Questo è quello che è successo, quello che mi son portato, adesso io che passo voglio fare?" Io che versione di me voglio essere? Questo è importante, io che versione di me tu quando morirai, come vuoi essere? Meglio di quello che sei adesso o peggio? Qualsiasi persona se muore deve essere meglio di come ha iniziato la sua vita, perché il senso della vita è questo, di morire e dire: "Dai però, sono qualcosa di meglio di come son partito", perché questo è la trasmutazione che ha senso, ma anche in una semplice giornata. Se tu hai una tentazione molto forte che ti farebbe ritornare agli stessi processi e tu dici: "Ma sai anche no, non do energia ancora a questa cosa, dico di no". Ragazzi, questo è un atto eroico. I veri eroi sono quelli che non si vedono, siamo tutti noi. Quando diciamo di no a una mente, a un modo, a un processo che ti fa ancora devastare, perdere energia, rientrare nella rabbia, entrare nei conflitti e tu dici: "Okay, questa cosa qui vedo cos'è l'utilità, vedo cos'è l'oggettività, quando c'è da difendersi mi difendo, ma non aggiungere robe in più che non servono". Però è stato oggettivo delle cose che oggi piove e c'è freddo. E questa è la natura delle cose, la natura delle cose. Io sono nato qua, quindi qualcosa è successo, è la natura delle cose, perché metterci quell'in più? Ecco, se noi continuassimo in questo modo diventiamo degli illuminati, perché lentamente succederebbe che staremo sempre più nel qui e ora, in quello che c'è. Non si aggiungerebbe niente di risonanza di quello che è stato, di quello che potrebbe essere, ma staremo in quello che c'è, lavoreremo nel qui e ora per fare il meglio che possiamo, lavoreremo in tutti i processi di miglioramento di noi per essere sempre più nell'immagine migliore di quello che vogliamo, perché vogliamo vivere un mondo di serenità, di equilibrio, di pace con le condizioni esterne e quindi diminuiremo tantissimo tutte queste voci pretenziose e perdite di energia perché stiamo massimamente focalizzando tutto verso una massima nostra forza. Io ho conosciuto maestri spirituali di alto livello, ragazzi fanno per 4, per 5, per 10 persone, dice: "No, ma quelli sono lì e non fanno niente". No, vi giuro, ma roba che, come dire, fanno per 10 persone in una giornata, non è possibile. Perché? Perché non hanno resistenze. Dormono poco perché non hanno resistenze, recuperano molto velocemente.
Cioè ve la metto così, abbiamo un tot di energia durante il giorno, una bottiglia di energia. Quante ne consumiamo durante il giorno per cose che non servono? Se le trattenessimo di più, e le cose che non servono sono tutte qua dentro, eh. Cioè, clic clac, basta, basta, che quella roba lì, no, basta, quella roba lì non serve. Stai sul pezzo, cioè, ecco, e noi invece, noi, vabbè, ma sai, ma boh, alla fine la sera abbiamo tanta così di energia. Ecco, se quella roba lì, se noi avessimo sempre che, no, batta a posto, quello lì, è così, tac, ok, faccio quello, ok, mi prendo la responsabilità, vedo che ho sbagliato, ok, ta, 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 e l'energia sta sempre lì, vabbè, accumuli, accumuli, accumuli e poi fai per 10, perché hai un'azione, una potenza, una direzione che è per 10, cioè non hai, ecco, quindi